Ciao, sono Caruso. La domanda di oggi è: conosci la tua mente? Sai che tante volte ne parliamo della mente e spesso mi rendo conto che non poniamo abbastanza attenzione, non spendiamo abbastanza tempo per conoscere la nostra mente. Mi spiego meglio. Quando si parla di mente, usualmente, scusate il gioco di parole, ma tutti gli avverbi in italiano hanno la parte finale mente, quindi ovviamente, naturalmente. Quando si parla di mente si tende a codificare uno standard di quello che la mente è. Ma la mia domanda è: tu conosci la tua mente? Come funziona la tua mente? Come tu utilizzi e interagisci con la tua mente? Questo è un tema molto interessante che trattiamo in meditazione. In ogni meditazione che si rispetti, in realtà utilizziamo questa tecnica, che potresti chiamare la tecnica dell'osservatore, ovvero osserviamo i nostri pensieri e attraverso quello osserviamo anche parte del funzionamento della nostra mente. E perché vogliamo fare questo? Perché se tu conosci come funziona la tua mente, riesci ad acquietarla un po', riesci ad entrarci in relazione e quindi quando sei in relazione perché la conosci, allora puoi utilizzarla a tuo vantaggio, ok? Invece molte persone hanno una mente che va da una parte all'altra, che è una pallina impazzita, che non riescono a controllare, si trovano in delle situazioni e si dicono beh, è successo questo, non sapevo che fare. Ricordatevi che la mente è quella parte di noi che interpreta un certo tipo di segnali percettivi che passano attraverso il cervello e quindi vengono codificati dal cervello e questo tipo di interpretazione, se non riuscite a maneggiarlo, potreste vivere una realtà completamente distorta rispetto a quello che, scusate il gioco di parole, realmente state vivendo. Mi viene per esempio in mente quella situazione in cui quella persona la salutate e non vi risaluta e cominciate a pensare: ah boh, forse ce l'ha con me, oddio, ma che ho fatto? E per tutto il giorno continuate a pensare: ma che gli ho detto? Forse ho detto qualcosa che non va, fino a che il giorno successivo andate lì per chiedere: scusa, ma ti ho fatto qualcosa, perché non mi saluti? E vedete che la persona è cambiata, no? Spesso e volentieri le persone hanno i fatti loro e noi dovremmo uscire un attimo dall'equazione della vita delle altre persone. Però insomma, quel tipo di interpretazione così momentanea ci ha fatto stare una giornata così a pensare su questo evento. Vi stavo dicendo, in meditazione utilizziamo una serie di meccanismi per riuscire a conoscere quali sono le strutture che mettiamo regolarmente in gioco, quotidianamente utilizziamo. E per fare questo lo facciamo attraverso l'osservazione di effetti che la mente produce. Attraverso gli effetti torniamo al livello di strategia della mente e piano piano cominciamo a conoscere la mente stessa. È un po' un viaggio al contrario, è un viaggio che richiede chiaramente tanta pratica e chiaramente un bel po' di pazienza, però ecco, io vi consiglio di farlo quotidianamente, tutti i giorni un po', di meditare e di farlo in modo da avere poi in un breve periodo già dei risultati per quanto riguarda il vostro essere più posati, più calibrati anche come sensazione, avere una buona interpretazione delle cose che vi succedono, riuscire a relazionarvi con voi stessi e con gli altri in maniera più pulita, meno tra virgolette spontanea. Quello che succede succede e poi vediamo. Beh, ma questo non significa calcolata, significa sinceramente riuscire piano piano a manifestare se stessi, perché finalmente possiamo dire di conoscerci. Ma se non facciamo mai l'esperienza di noi stessi, di conoscere noi stessi e le varie parti di cui siamo composti, insomma è difficile governare questa bella macchina che siamo, ok? Poi sì, lo so, i puristi della meditazione direbbero: ma noi non siamo una macchina, noi siamo già quello che stiamo cercando, no?
ricalcando di nuovo la famosa frase sanscrita Tattvamasi. Vabbè, insomma, io mi fermo qua. La domanda mia rimane: conosci la tua mente? Sai come si comporta? Sai che cosa ti porta tutti i giorni? Sai come interpreti la realtà? Che cosa succede quando percepisci delle cose intorno a te? Quali sono gli stimoli che innescano alcuni tipi di pensieri e che pensieri fai? E insomma, alla fine questo fa parte della tua vita, dovresti conoscerlo secondo me. Quindi datti da fare, scrivimi un commento sotto, fammi sapere se sei interessato e magari ti parlo ancora di più di questo aspetto della nostra vita. Ancora una volta da Caruso Colzi è tutto, ti auguro una splendida giornata. A presto!